Domenico. Ciao Benedetto. Lunga vita ai virtual di qualità come Diva. È pazzesco questo qui. Io devo dire, allora, visto che ci sono già un po' di amici, smetto di fare il Vangelis di Monza e Brianza della Mutua e niente, insomma, volevo così, in qualche modo, parlare di questo bellissimo Diva, che è, devo dire, un plug veramente che, scusate, ma devo assolutamente usare l'aria condizionata perché ho chiuso tutte le finestre e tutto quanto e quindi qui si sta creando un clima che potrebbe mettere a repentaglio anche la diretta e quindi insomma torniamo a noi. Il VST in questione, allora intanto vi saluto tutto, Music Audio Store, Furio Bisotti, ciao, buonasera, Diva è grandissimo, sì, Diva è grandissimo, Diva è un plugin che è un po' il sogno fatto, cioè, che diventa realtà, nel senso che l'idea di poter miscelare le qualità diciamo di alcuni tra i più importanti, o comunque le riproduzioni di alcuni fra i più importanti circuiti, ecco, del passato, prodotti del passato, tastiere, sintetizzatori che hanno fatto la storia. E per esempio qui non lo so, adesso siamo in questa modalità, stavo suonando questo suono, se io voglio cambiare gli oscillatori e usare quelli del Moog, per esempio, che poi tra l'altro anche dal punto di vista grafico si integrano in questo modo, ora mi trovo in una situazione radicalmente diversa e posso cominciare a unirli, aprire tutti e tre gli oscillatori, cambiarne la forma d'onda, come succede in un Moog. E vado in un altro pianeta. Ora io sto lavorando in great, come diciamo, accuratezza del suono. Si può mettere anche divine, ma ogni tanto scrocchiava facendo la diretta perché chiaramente sto utilizzando la CPU anche per fare altre cose. Normalmente mi funziona anche in divine. Mi avevano detto che era impossibile perché era davvero molto molto pesante, ma in realtà, se devo essere sincero, alla fine in qualche modo sono riuscito a venirne a capo, insomma, e funziona. Ora, come dicevo, ho utilizzato, ma posso farlo con qualsiasi cosa, posso farlo con il filtro, cambiare e mettere il filtro appunto del Moog, per esempio, e lavorare su quello. Le cose importanti da dire è che è molto carina anche la questione grafica, ci sono per assegnare, per esempio, in questo caso come vedete è assegnata la modulation wheel, il cutoff, esatto, ma se io volessi assegnarlo per dire all'aftertouch che si chiama pressure, e quindi in questo caso avrei direttamente, posso usare tutto, gli LFO, posso usare qualunque cosa come in tutti i sintetizzatori per modellare in tutti i modi il suono. Ora chiaramente la cosa che salta più all'occhio, perché questo lo fanno tutti i virtual, quello che salta più all'occhio in questo caso è proprio l'aspetto della possibilità di prendere e utilizzare come se fossero dei moduli tutte queste parti non so, adesso qui ci sono dei classici, il dual VCO tipo Jupiter, piuttosto che il VCO tipo Alpha Juno, il DCO, scusatemi, tipo Alpha Juno, insomma infatti ci sono anche i preset, adesso poi vi faccio vedere, qui sotto per esempio ci sono i preset e nei preset, a parte dei
dei suoni che io ho scelto come favorite per farvi sentire un po' come suona. Ci sono anche delle template dove ci sono praticamente anche i nomi dei synth a cui sono ispirati questi sound, anche la grafica e anche, diciamo, la riproduzione virtuale di questi strumenti. Allora, leggo un po'. Setta la modalità multicore. No, se metto il multicore col mio è peggio. Benedetto mi dice Max comunque, non Max. Scusami se mi permetto, almeno lo sai. Mi chiamo Enzo in realtà, è Messina, è Max Messina. E se hai il multicore, esatto, io in realtà non mi funziona tranquillamente così in Divine quando ci devo lavorare, ma comunque, tornando ai suoni, ora, come vi ho spiegato, un'altra cosa bellissima sono i trimmers. In questo caso noi possiamo detunare, far diventare più organico il suono usando questi oscillatori, questo particolare di poter lavorare su ogni voce in questo modo è veramente meraviglioso, perché crea quell'errore che poi era tipico di quei sintetizzatori. Giusto ieri ero a casa di un carissimo amico con cui abbiamo fatto un video molto bello che poi vi farò vedere. Per esempio, qui ci sono un po' di questi. Come vedete, ogni volta che io cambio preset, cambia radicalmente la struttura. Molto spesso la struttura è filologica, nel senso che lo stesso modello di oscillatori va nell'adeguato, diciamo, comunque nel suo modello di filtro e così. Ma molto spesso invece sono miscelati, come in questo caso, Moog. E qui abbiamo questo suono, per esempio, bellissimo. Su multicore aiuta tantissimo. Facciamo un tentativo? Allora, io ho già provato, ma è successo un macello. Metto in multicore e infatti. Perfetto. Risolto. Allora, posso mettere anche Divine volendo, ma è molto probabile che, come sentite, il suono acquista ancora di più potenza. Ora, tornando ai preset, come vi dicevo, questa è una cosa bellissima. Poi abbiamo due effetti che possiamo assegnare e modificare come ci pare. Come vedete ci sono i tipi di effetti e qui possiamo metterne due e abbiamo tutti i controlli. Insomma, abbiamo tutto quello che ci pare. Questo è un suono poly, ma può diventare mono in un secondo. ADSR. Agisce perfettamente, per adesso Divine tiene, quindi proverei a continuare così. Abbiamo detto, ho un po' di preset da farvi ascoltare che mi sembrano molto belli. Come vi dicevo, abbiamo anche dei, chiaramente insomma, i suoni sono praticamente tutto quello che vogliamo, c'è veramente di tutto. Come avete capito, sono leggermente affezionato a questo tipo di sound, i sintetizzatori. Io adoro i polifonici con questa profondità. Sono affezionato proprio. Se andiamo ad agire, chiaramente il discorso è immediato. Scusate, ho sbagliato. Funziona tutto alla perfezione e abbiamo a disposizione tutte le classiche possibilità.
forma d'onda. Tutto, c'è tutto quello che vogliamo. E poi vabbè, come vedete, volendo qui qualsiasi sviluppo, qualsiasi controllo, qualsiasi cosa può essere assegnato, non tutto, dove avete questa freccetta potete andare ad assegnare un controllo che vi interessa, oppure un altro parametro, un LFO, quello che volete, insomma, per modulare i suoni, per modellare i suoni. Sentite la massa sonora. Ecco, a proposito di questo, adesso io vorrei, intanto, poi c'è tutta la parte anche tamarra, avevo preparato una robetta un po' tamarrona. Nel senso che non è solamente Vangelis della situazione, c'è anche tutto l'apparato cattiveria e violenza, e suoni ce ne sono a bizzeffe. Comunque, tornando a noi, io credo che una cosa interessante, ciao a tutti, tanto saluto Alfredo, saluto Sissi, saluto Furio, saluto tutti quelli che sono presenti e che insomma che immagino siano amanti dei sintetizzatori. Massimo, ciao a tutti, ciao. E quindi vabbè, chiaramente abbiamo già così diciamo perlustrato abbastanza quello che è la struttura principale e il sound di questo strumento, che è davvero davvero incredibile. Adesso io sto dimenticando sicuramente 1 miliardo di cose. Ripeto, una cosa interessantissima questa dei trimmers, perché permette davvero di lavorare di fino su quello che può essere un comportamento più naturale, più organico, che è tipico degli strumenti analogici dell'epoca. Che stiamo non riesco a capire che stiamo digiunando per la live. Stiamo digiunando per la live, quindi mi devo andare veloce, scusate, avete ragione, è ora di mangiare, giustamente. Ciao Davide, ciao. Viva i polifonici. Beh sì, io sono affezionato. Poi chiaramente una cosa che ha micidiale questo synth, questo virtual synth, sono i bassi. I bassi sono veramente potenti questi, davvero. E ce ne sono un'infinità. Poi ci sono veramente massicci e sono 1 miliardo. Poi oltretutto c'è da dire che per questo plugin hanno lavorato tantissime io ho tantissimi preset che sono stati creati da fonici, artisti e di tutto di più, e ci sono delle cose meravigliose. C'è di tutto, veramente di tutto. Questo potrebbe funzionare sul pezzettino di cui parlavamo. A proposito di tamarraggine,
credo di aver raggiunto il mio personale massimo livello di tamarragine possibile, e quindi cos'è un simil Jupiter? C'è anche il Juno Jupiter, ci sono tutti, insomma, sono tutti, diciamo, possibili da utilizzare. Qui per esempio adesso in questo caso questo sta utilizzando tutto Moog, diciamo, come possibilità, però che ne so, qui posso tranquillamente usare, non so, tipo il Jupiter, come dicevi tu. Effettivamente il sound richiama davvero bene quel tipo di pasta, di pancia, come ti posso dire, di timbro, di voce dei vari strumenti. Comunque, allora, una cosa che volevo provare a fare io era, tornando ai suoni che avevo preparato, così, tra virgolette, per Marco Balla mi piace. Beh, quando si parla di tamarragine arrivo io e mi piace. Lo so, ho fatto veramente il tamaro e insomma mi chiedo scusa, ma a un certo punto qui ne valeva veramente la pena. Tornando al discorso iniziale, quello diciamo un po' più vangelesizzante, non so neanche come dirlo. Comunque, diciamo che in questo caso volevo fare un tentativo spegnendo lui e accendendo, per esempio, il Nord. Questo per esempio era North Stage e chiaramente non vuole essere un confronto, vuole essere semplicemente questa cosa serve per sentire. Adesso chiaramente i suoni che non c'entrano molto, non sono uguali, però è giusto per capirne diciamo così, la voce, il timbro, insomma, hanno tutti una discreta massa, hanno entrambi una discreta massa sonora, considerando sempre il fatto che quando io muovo da un VST a uno strumento vero, comunque esiste proprio fisicamente quello che succede nell'entrare nella scheda, piuttosto che io addirittura passo anche per il banco con uno strumento e quindi preamplificandolo, avendo un'uscita bella anche da questo strumento, nello Stage 2 suona molto bene. Chiaramente si arriva direttamente a un sound potente e c'è anche la questione così, tra virgolette, elettrica di questa cosa. In questo caso, quando si utilizza un plugin, tornando a quei suoni che mi ero preparato e che... Ecco, questo è lui, per esempio, lo spengo. Scusatemi tantissimo, ho fatto una stupidaggine. E questo è il Nord. Ora, è un discorso che chiaramente ha senso semplicemente perché la mia intenzione era quella di farvi sentire che questo strumento virtuale ha questa caratteristica organica e naturale, anche se il North Stage è un virtual analog, non è assolutamente uno strumento analogico, non è un sintetizzatore analogico, però avendo chiaramente
pubblicità che entra in una scheda e che viene, insomma, succede una cosa. Qui siamo in the box e abbiamo comunque questa capacità di musicale, è uno strumento musicale. Anche in queste cose, diciamo, come si diceva prima, come diceva Marco, quando si parla di tamarragine, anche queste cose, siccome prendono spunto da strumenti, diciamo, di quel periodo, hanno sempre comunque una componente che non è quella che è venuta dopo, quella anni 90, tra virgolette, o fine anni 80, che comunque ha sopra una patina di finzione. Hanno questa caratteristica anche quando si è tamarri, comunque, non lo so, ricordano anche un periodo storico, discografico pregiato, con tutto un discorso dietro anche strumentale. E quindi, insomma, devo dire che questo è, secondo me, per il mio parere, uno strumento davvero meraviglioso. Poi, adesso lo suono un po' nei... la cattiveria che può raggiungere è davvero invitante. Ora, non costa poco, necessita di un computer. Adesso io sono in modalità Divine, sta tenendo, ma insomma la macchina che ho a disposizione è anche abbastanza prestante, diciamo, quindi ce la fa. Io chiaramente consiglio, appunto, di, se si può, se si riesce, utilizzarlo in questa versione, perché la differenza fra questa e una più tranquilla, diciamo, non è così evidente, ma in realtà poi esiste, perché proprio nei trimmer e in tutte queste possibilità di manipolazione del suono e anche di virtualizzazione, diciamo, di un certo tipo di comportamenti elettrici delle macchine, di casualità, questa cosa qui funziona, si sente di più quella pasta lì, quella che poi all'inizio mi ha fatto suonare quel suono di cui mi sono innamorato, che è un suono che la prima volta che ho provato il plugin subito mi ha entusiasmato, che è questo pad. Lo scrocchietto c'è stato. Se io adesso vado qui, vedete, ci sono già dei settaggi casuali che probabilmente danno questo calore al sound. Comunque, vabbè, adesso gli sto tirando un po' il collo in generale al povero computer. Io credo che sia chiaro quello che può fare. Ripeto, qui possiamo cambiare e andare a prendere, c'è anche quello digitale, ci sono anche gli oscillatori digitali che si possono utilizzare e si possono fare degli esperimenti bellissimi partendo da un suono e intervenendo in modo
Questo è il Digital Oscillator, come dico io. Questo Dual, che poi sarebbe un MS-20. Tolgo la release che è lunghissima. Ecco, per esempio, piuttosto che qui possiamo decidere di mettere un delay. Esatto. La CPU ne prende con il video, esatto. Vabbè, rimetto great, così stiamo un po' più tranquilli. Mica sapevamo di essere tamarri, Biagio, mamma come suona, suona proprio bene. Sergio, sì, mi spiace se va a scatti, ragazzi, ogni tanto quando, soprattutto col caldo è successa questa cosa e poi vabbè, quando insomma, uso plugin così cattivi, tutto quello che sta funzionando. Ciao Alessandro, ciao. E torno un po', viva i polifonici. Ma viva anche i monofonici. Il mio primo synth fu l'MS20. Qui siamo un po' in zona MS20. Vi faccio sentire, prima di lasciarvi, per esempio queste template, come questa per esempio, dove appunto partendo da una modalità, diciamo, MS20, chiaramente si lavora come se fosse. Chiaramente qui possiamo decidere se essere polifonici, monofonici, eccetera, ed è un po' il bello di questa. Partire e in pratica così qui ci sono già stati effettuati con questo trimmer dei maneggiamenti, diciamo, per cercare di renderlo così. Sentite? Questa pasta è proprio bella, Insomma, è tanta roba. Ho provato, verissimo, ho provato con il mio, può assumere la grinta dell'MS20. Sono sicuro che si avvicinino, insomma. Poi, ragazzi, come dicevo prima, se prima vi ho fatto sentire che comunque ci stava dentro il nostro Stage 2 a livello di impatto, che è un virtual e che ha qualche anno e che comunque, perché esce, ha un'uscita elettrica, che crea comunque una grossa differenza, mentre figuratevi con un analogico, soprattutto di quelli vecchi, hanno una botta, una cartella che non c'entra niente, però comunque vi voglio dire, questo è un virtual che costa 180 euro, insomma poco meno di 200 euro, e con questo ci fai quello che ti pare dal punto di vista delle possibilità. C'è di tutto, sono divise per categorie di qualunque tipo, ma qualunque, se vado nei synth poly e ne prendo uno a caso, comunque già partendo da lì già mi ritrovo un bellissimo suono. Oh, scusate, ho distrutto tutto. Passo un po'.
Poi insomma l'avete sentito prima in versione tamarraggine, vi lascio con questa tamarrata che appunto stavo facendo prima. Esatto, niente di meno. È anche arrabbiato e lega bene. Ma la qualità può dipendere anche dalla scheda audio che usi, mi chiede Max. Beh, può dipendere dalla scheda audio che usi nel momento in cui lo fai uscire da una scheda audio e quindi utilizzi la scheda audio come, diciamo, conversione e quindi quello fa tanto se la devi usare live o se la devi registrare da qualche altra parte utilizzando la scheda audio. Ma se invece lavori in the box e quella è la sua qualità, il DAW, come lo chiamiamo noi, lo registra così com'è. E quindi tu registri MIDI e poi hai quel suono lì che una volta che l'hai bounceato, committato con, con Pro Tools e così via, è quello. La qualità della scheda audio è in ingresso, in uscita, in conversione e in ascolto, ti aiuta, più è bella, più è dettagliata e più hai possibilità di sentire bene quello che fai. Molto bello ma pesantissimo. Ti suggerisco di testare anche Ace o Ace, che è leggero ed incredibile. Assolutamente lo testerò senza problemi. Il subwoofer ringrazia. Ok, Marco. Ok, Marco. Poi i video sul sito UE sono illuminanti. Andrò a vederli così conoscerò ancora meglio il VST. Molto bello ma pesantissimo, l'abbiamo detto. Ok. Niente ragazzi, io vi saluto, spero sia stato un aperitivo simpatico, che vi abbia in qualche modo divertito e io vi consiglio caldamente questo bellissimo synth perché è veramente bello. Non sono entrato nel dettaglio, anche perché poi io non sono, come spesso capita con i sintetizzatori, non sono un perito elettronico, diciamo, quindi io ho un ingegnere elettronico addirittura e quindi non riesco ad avere, diciamo, completamente, a soddisfare completamente chi vuol sentir parlare di elettricità, diciamo. Quello che posso fare è sentirlo da musicista e mi rendo conto che è veramente un bellissimo plugin. Quindi io vi ringrazio, vi saluto, io spero che queste dirette siano utili, che possano essere divertenti anche in qualche modo e se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e spero insomma che si possa essere, che si possa stare in compagnia a parlare di tastiere come stiamo facendo altre volte e ci vediamo sabato se volete con il video sulla comparazione tra lo YC61 di Yamaha e la Nord Stage dal punto di vista di tutte le categorie, sezioni e compagnia, quindi vi aspetto numerosi, c'è la premiere come al solito, adesso devo vedere a che ora farla e poi altri video che ho già preparato, alcuni con Marco Balla che ci segue, che abbiamo fatto insieme, che sono molto divertenti, simpatici, sono riuscito a farlo suonare, sono riuscito a farlo suonare con me, abbiamo suonato insieme, abbiamo fatto un po' di cose divertenti e quindi vi ringrazio tutti, vi mando un abbraccio, sempre interessanti gli aperitivi, grazie infinite a tutti, ci vediamo presto, termino lo streaming, grazie ancora, ciao ciao.